Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2025. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici dello Scorpione. Può essere un periodo di forte intuizione, un periodo dove, diciamo così, potrete vedere al di là del giusto o sbagliato. Ed è anche un periodo che vi fa vedere piuttosto al futuro, come se foste concentrati su quello che verrà dopo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove potete trovare tutto quello che propongo e in più ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con un 6 di spade, abbiamo una regina di denari, il diavolo, regina di coppe, 4 di pentacoli, imperatrice e 3 di coppe. Dunque, partiamo da questo 6 di spade. 6 di spade di solito è una carta che ci parla di qualche cosa che ha a che vedere con l'infanzia, potrebbe fare riferimento alle credenze limitanti acquisite durante l'infanzia, a certi programmi familiari. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 9 di bastoni e la carta del giudizio. Io credo che qui ci sia la possibilità di iniziare a vedere, diciamo, ad avere la visione di insieme di una determinata situazione che state vivendo. Io credo che qualcuno durante la fase dell'autunno potrà capire che certi schemi di comportamento, certe ideologie, insomma, sono un po' obsolete ed è come se fosse giunto il momento di staccarsi da queste credenze, da questi pensieri, da questi atteggiamenti. Andiamo a vedere la regina. Allora abbiamo un asso di bastoni, e un 3 di pentacoli. Guardate, non so perché, ma ho la sensazione che possa far riferimento come a una situazione lavorativa, perché la regina di pentacoli, quando è il contrario, siccome c'è anche poi un diavolo dopo, in questo caso la regina mi dà proprio la sensazione che non sappiate dove andare, cioè il vecchio, diciamo, non vi appartiene più, ora bisogna strutturare il nuovo. Il 3 di pentacoli mi può parlare di qualche nuovo progetto, di qualche nuova responsabilità che sta per arrivare, però avendo l'asso di bastone al contrario è come se foste un po' titubanti sul che cosa devo fare, che cosa c'è da fare per riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Andiamo a vedere il diavolo. Appeso, regina di coppe e re di bastoni. Devo dire, allora il diavolo di solito parla di potere,
Parla di potere, ma parla anche di illeciti, parla anche di energia bloccata. Qui potrebbe essere o un tema legato a una situazione di potere verso la quale state andando, grazie a questo appeso, è un po' come riuscire a vedere le cose da un'altra prospettiva rispetto a quello che avevate prima. Andiamo a vedere la regina di coppe. 2 di spade e 6 di spade. Molto potrebbe avere a che fare con o la madre o la figura femminile. Tenete presente che anche qui c'è la sacerdotessa, allora potrebbero esserci come delle credenze o delle ideologie sul tipo di ruolo della donna, per esempio, piuttosto che sul tipo di ruolo che deve esercitare una madre. E per madre non intendo madre di figli, madre può anche essere una madre di un progetto. Madre, anche se voi siete uomini, nel senso che è il polo positivo, è questa sorta di accoglienza, di creatività, di dolcezza. È come se doveste raggiungere il vostro potere senza il pugno duro, ma con morbidezza, con gentilezza, con amorevolezza. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo un 9 di spade e la forza. Qui c'è qualcuno che ha paura di perdere quello che ha già ottenuto, i risultati che sono già arrivati. Però vi dico, è come se doveste fare un lavoro proprio a 360 gradi. Diciamo che poi avete anche la forza, che è proprio una carta di apertura, è una carta di coraggio, è una carta che vi invita, vi spinge ad andare avanti per quelli che sono i vostri obiettivi, i vostri desideri, anche un po' i vostri sogni, se vogliamo. Io qui ho proprio l'idea che qualcuno abbia un momento eureka, un momento di comprensione piena e da lì ci sia come lo sviluppo di un altro modo di pensare, se vogliamo. È come il trasformare il vostro modo di pensare abituale in un modo di pensare da vincente. Andiamo a vedere l'imperatrice. Là là. Abbiamo il diavolo e un 9 di coppe. Effettivamente, ragazzi, sento che con questo cambio di mentalità, il fatto che qui arrivi il diavolo sotto l'imperatrice, secondo me, parla proprio di un potere che andrete ad acquisire. Se qui con la regina di pentacoli, che era il contrario, c'era come questo deficit del non so come fare, non so come organizzare, non so se sono in grado, non mi sento all'altezza, il diavolo ce l'avete 2 volte, state andando verso la conquista del vostro potere, proprio attraverso la modifica, secondo me, del vostro modo di pensare. Quindi diciamo che è più una lettura astratta, se vogliamo, si tratta di osservare il modo in cui pensate, il modo in cui mettete i paletti, il modo in cui reagite. Il 9 di bastone è una carta che ci parla di paura. Quindi secondo me ci sono come delle paure che avete, che potrebbero non essere le vostre, con questo 6 di spade potrebbero essere paure ereditate, che vi bloccano, che non vi fanno arrivare dove voi volete arrivare. Diciamo che attraverso questo lavoro a livello mentale, appunto di osservazione di come pensate, cambiando magari il modo in cui vi esprimete, cioè durante tutto l'autunno secondo me andrete a lavorare per raggiungere il vostro potere personale. Abbiamo anche un'imperatrice a fine linea che ci parla proprio di ricchezza materiale, di qualche cosa di concreto, di qualche cosa che sta crescendo, che sta prosperando. E anche il 9 di coppe, tra l'altro, è una carta di forte appagamento personale. Andiamo a vedere anche il 3 di coppe. Abbiamo un fante di spade e la regina di denari che finalmente è girata a testa in su. Quindi secondo me, ragazzi, entro la fine dell'autunno arrivano effettivamente dei risultati, arrivano dei frutti da raccogliere.
Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Ehm, allora, potreste non essere completamente convinti del lavoro che fate. Se non è il lavoro in sé, potrebbe essere l'azienda, se non è l'azienda, potrebbero essere i colleghi. Insomma, c'è come una sorta di insicurezza in quello che state facendo e qualcuno di voi potrebbe decidere di allontanarsi o dal lavoro in sé oppure proprio dagli schemi di comportamento lavorativi che avete assunto fino ad adesso. E questo, ripeto, vi porterà verso il vostro potere, verso una concretizzazione, verso qualche cosa che è in espansione. È come se aveste proprio bisogno di togliervi. Ho sentito la parola sottomissione, magari qualcuno risuona. È come se doveste smettere di sentirvi sottomessi, di sentirvi inferiori, di non sentirvi all'altezza, abbastanza bravi, abbastanza preparati. Insomma, siete quello che siete e siete da amare così come siete. Ehm, Se non avete lavoro, ci sono delle collaborazioni, secondo me, che potrebbero essere fruttifere. Sinceramente, ragazzi, non vedo contratti a lungo termine, però è anche vero che se è un po' che siete senza lavoro, diciamo che la cosa importante è iniziare a smuovere l'energia, iniziare a smuovere un pochettino il denaro. E per gli autonomi potrebbe esserci come un cambio di strategia aziendale. Proprio grazie dovuto a questo lavoro delle credenze limitanti. Vi faccio un esempio. Se io penso che un prodotto non funzioni, lo penso perché magari nella mia realtà non uso tanto quel prodotto. Però non è che tutti siano come me. Molte altre persone sono diverse e quindi potrebbero effettivamente usare quel prodotto. Quindi qui il limite mentale ve lo state mettendo voi pensando che gli altri non abbiano bisogno di X prodotto. In questi casi è un po' andare a tentativi, no? Per quello che riguarda invece l'amore, ragazzi, allora, mm, nonostante questi due diavoletti, sento che la situazione amorosa può essere, come dire, un po' in superficie. Ovvero, se siete alle prime armi con qualcuno, se avete appena conosciuto qualcuno, può essere una conoscenza, diciamo, superficiale all'inizio, ma perché voi avete sempre quest'idea del non sono all'altezza, non sono qui, non sono lì. Lavorate questa credenza, cercate di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, in modo da riuscire poi a creare qualche cosa con questa persona. Però c'è proprio da cambiare il modo di pensare, non sentitevi inferiori. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in coppia, devo dire che allora, questo diavolo per voi potrebbe rappresentare effettivamente un po' di tossicità, nel senso che sento che siete molto diversi dal partner per certi aspetti, quindi si tratta, sempre con questo 6 di spade, di togliersi certe credenze, di non partire dal presupposto che uno dei due abbia ragione, anche perché c'è la sacerdotessa e la sacerdotessa è colei che va al di là di chi ha ragione o torto. Cioè, quando vi perdete nelle lotte egoiche, io ho ragione, tu hai ragione, questo è giusto, questo è sbagliato, fate una sorta di reset, non vi focalizzate su chi ha ragione, perché tanto non importa, perché anche se uno dei due ha ragione, il problema non si risolve. Quindi piuttosto che focalizzarvi sul io ho ragione o tu hai torto, focalizzatevi sul come risolviamo il problema. Per quello che riguarda invece, diciamo, la famiglia, sento che allora qualcuno potrebbe avere una notizia importante a livello familiare, potrebbe esserci ehm, sì, qualche bella notizia secondo me, una notizia per la quale poi poter festeggiare, quindi diciamo una lieta novella. E se dovessimo parlare di soldi o economia, allora sento che non state poi così male, però è anche vero che
questa vostra paura, questo vostro modo di pensare probabilmente acquisito, questa paura di rimanere senza soldi. Vi dirò una cosa, chi ha avuto i nonni in guerra e i nonni hanno patito fame, scarsità, magari anche malattia, è facile che nel sistema di credenze familiare ci sia come la credenza ad accaparrarsi, diciamo, delle scorte per paura di rimanere senza cibo. Siccome queste sono credenze familiari che si tramandano di generazione in generazione, provate un attimino ad osservare che tipo di atteggiamento avete nel momento in cui siete in una zona, diciamo, di riserva, di scarsità. Perché ho la sensazione che nell'autunno tenderete ad accaparrarvi più cose potrete per paura di ritornare in situazioni vecchie. In realtà questo vostro trattenere, secondo me, vi darà la possibilità di risparmiare dei soldi e di vedere il vostro conto in banca aumentare piuttosto che i vostri investimenti aumentare. Insomma, si va verso il proprio potere personale, che sia economico, che sia caratteriale. Devo dire che in questa zona della lettura c'è un forte appagamento, ragazzi? Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, carta numero 15. Guardate, qui parla di memorie e di assistenza. Siccome questi sono due quasi fantasmi, potreste avere come un'assistenza angelica, mettiamola così. E effettivamente avete la carta del giudizio qui e di solito quando c'è la carta del giudizio che ha come rappresentazione un angelo, può parlare di qualche aiuto divino e anche qui parla del mondo degli spiriti. Secondo me avete come un aiuto dall'alto in questo periodo e tra l'altro questa è una carta numero 15, il diavolo che avete due volte è una carta numero 15 e vi dicono di fare attenzione ai messaggi, ai segnali, a quello che potrebbe arrivare. La carta della sacerdotessa è una carta di canalizzazione, quindi è facile che in questo periodo arrivino certe intuizioni, arrivino certe anche immagini per qualcuno che magari risalgono proprio al passato. Carta numero 24, anche questa è una carta di passato, parla di radici, parla di sopravvivenza e di libertà. Liberatevi dalle credenze, dai pensieri, dalle dinamiche di comportamento dei vostri anziani. Andiamo a vedere ancora un koan. Immerso nell'acqua allunghi le mani per bere. È come se aveste la soluzione sotto mano, però non vi rendeste conto, c'è come questa sorta di cecità, di automatismo, appunto, che secondo me è dovuto al 6 di spade, ragazzi? Quindi è molto importante per voi in questo periodo lavorare quelli che sono i condizionamenti, quelle che sono le corde, le regole, le catene che vi tengono bloccati. Tenete presente che quando c'è il diavolo, di solito la situazione non è fluida, ma è una nostra scelta rimanere in quella situazione. Probabilmente per questo tipo di pensiero, di modo di pensare. Quindi qui è come se fosse giunto il momento di cambiare appunto il vostro modo di pensare, il modo di agire, uscire da quelli che potrebbero essere certi automatismi di comportamento che avete assunto. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiega come funziona tutto il lavoro delle credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonamenti, lì trovate i temi come appunto le credenze limitanti divise per settore, quindi ci sarà l'amore, il lavoro, i soldi, vi dicendo,
E in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina, perché quella parte è stata studiata come se fosse una formazione. Ci sono più di 15 anni dei miei studi condensati lì dentro. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video. Si vedono, sono pubblici, perlomeno vi fate un'idea, insomma, dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!